Siccome mi piace farti iniziare bene la settimana, diciamo che oggi parleremo di 4 problemi, ma anche di altrettante soluzioni, quindi potremmo concludere con un pareggio, o meglio iniziare con un pareggio. Quest'oggi parleremo infatti di un problema relativo a un ransomware che colpisce però non il mondo Windows, ma il mondo Mac, ed esamineremo insieme le possibili soluzioni al problema. La seconda notizia è un qualcosa di già annunciato perché ne avevamo parlato già in un TG precedente e riguarda la cessazione del supporto alla versione 21H2 di Windows 10. Come ben sai, basta effettuare un aggiornamento comunque per risolvere il problema. La terza notizia è un po' un mistero perché riguarda una strana patch di Microsoft che viene distribuita per la sicurezza di tutti quanti i nostri PC, però per stessa ammissione di Microsoft resta stranamente disattivata. Vedremo come sarà possibile attivarla, anche se i consigli di Microsoft restano abbastanza fumosi. Infine parleremo di un'operazione importante da fare su tutti quanti i nostri computer Windows per scongiurare schermate blu ed errori hardware. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. La prima notizia riguarda, come anticipato, il mondo Mac. Che cosa è successo? È successo che Panda Media Center ha lanciato un allarme perché è stato rilevato un nuovo tipo di ransomware che colpisce solamente i Mac. La parte buona della notizia riguarda il fatto che il malware è stato individuato prima ancora che fosse completamente attivo, quindi Apple si sta muovendo per preparare delle patch e nel frattempo gli utenti Mac sono avvisati del fatto che possono mettere in atto determinate procedure per mettere al sicuro i loro computer. Procedure che, lo anticipo, saranno altrettanto utili per gli utenti Windows perché valgono per tutti quanti i malware. Ma una frase interessante ho voluto evidenziarla. Ed è questa. Ancora oggi molte persone credono erroneamente che i Mac siano immuni ai virus informatici. La realtà invece è che i cybercriminali stanno sviluppando sempre più codice dannoso per Apple. Come sempre troverai tutte quante le notizie che ti riporto oggi nella sezione news del sito www.gentiluomodigitale.it e tra queste troverai anche un piccolo vademecum che spiega come proteggersi dai malware, e tutte queste informazioni naturalmente sono valide sia che tu abbia un PC Windows sia che tu abbia un PC con macOS. La seconda notizia di oggi è semplicemente un promemoria, perché è veramente importante sapere questa cosa. Se hai Windows 10 devi assicurarti di averlo aggiornato alla versione 22H2, perché a breve, e precisamente da luglio, la versione 21H2 di Windows 10 non sarà più supportata. Che cosa significa questo? Significa che il tuo computer sarebbe esposto a delle minacce anche abbastanza importanti, perché non riceverebbe più l'aggiornamento mensile. Alla base di questo articolo viene addirittura fornito un semplicissimo link per l'aggiornamento. Ti basterà cliccarci su e scegliere aggiornamento di Windows 10 per passare automaticamente alla versione 22H2, operazione che ti preannuncio potrebbe essere un pochettino più lenta sulle macchine più datate. Devo dire che ho avuto bisogno di rileggere per 3 volte questa notizia prima di crederci, ma andiamo con ordine. Che cosa è successo? È successo che tempo fa i ricercatori di Google hanno scoperto una falla di sicurezza nel kernel di Windows. Hanno notificato la cosa a Microsoft che ha prodotto una patch di sicurezza. E fino a qui niente di strano, se non fosse che la patch di sicurezza che ha proposto Microsoft stranamente non è attiva, cioè è installata su tutti i nostri computer se sono aggiornati, ma non funziona.
E non funziona perché per ammissione della stessa Microsoft, per attivarla è necessario fare un'operazione molto particolare. Ma questa operazione molto particolare varia da computer a computer, quindi è estremamente difficile da fare. La parte buona, tuttavia, di questa notizia è che questa falla può essere sfruttata semplicemente in locale, cioè tradotto in soldoni, per essere sfruttata il malintenzionato dovrebbe sedersi alla nostra sedia e agire direttamente dalla nostra tastiera, avere quello che si definisce in ambito di sicurezza l'accesso fisico alla macchina. Quindi, a meno che tu non abbia un hacker in casa, il problema non ti tange. In ogni caso, se tu volessi approfondire la questione, troverai anche questo articolo, come tutti gli altri, nella sezione news del nostro sito. E veniamo a una notizia che a me personalmente ha creato più di un grattacapo, perché sono stati colpiti anche alcuni miei clienti. Ho spiegato prima quanto sia importante avere un sistema aggiornato ed accettare tutti quanti gli aggiornamenti di sicurezza. Tuttavia, gli aggiornamenti facoltativi si chiamano così proprio perché sta all'utente decidere se installarli o meno. In alcuni casi, infatti, su alcune macchine ho sospeso gli aggiornamenti di determinati driver, perché so che gli aggiornamenti fatti con i driver Microsoft avrebbero creato dei grossi problemi al loro hardware. Parlo di schede video prevalentemente, ma anche in certi casi di stampanti. Ebbene, quello che è venuto fuori è che sostanzialmente Microsoft bypassa tutte quante le impostazioni che noi andiamo a dare nelle policy del computer, e se decide di installare un driver sul tuo computer lo installa. Ora, sia chiaro, nel 90% dei casi questo non rappresenta un problema, però a parte il fatto che sarò anche padrone di decidere io se voglio installare o meno un driver sulla mia macchina, questo significa che le stesse impostazioni che Microsoft ci consente di fare non sono efficaci. Per fortuna su questo articolo di Zeus News è stata finalmente pubblicata una soluzione efficace al problema, che onestamente ti consiglio assolutamente di mettere in atto se la tua macchina semplicemente funziona bene. Perché domani, a seguito di un aggiornamento maldestro di un driver, potresti ritrovarti con schermate blu o addirittura con la macchina che non si avvia. Tutto quello che dovrai fare sarà andare in basso sulla lente, scrivere sysdm.cpl, premere invio, ti si aprirà questa schermata, andrai sulla voce hardware e successivamente sulla voce impostazioni, installazione, dispositivo, e nella finestra che si aprirà dovrai scegliere no, salvando successivamente le modifiche con l'apposito pulsante. In questo modo la tua macchina non installerà aggiornamenti non desiderati ai driver di sistema. E veniamo un attimo brevemente a quella che è la vita del canale. Come probabilmente saprai già, qualche giorno fa nella sezione community ho proposto in un post una nuova idea. L'idea consiste in questo: un nuovo ciclo di video in un nuovo giorno della settimana, che però vede te come protagonista, nel senso che sul nostro sito www.gentiluomodigitale.it ho creato nella sezione forum una nuova sottosezione che si chiama botta e risposta. Quello che si potrà fare in questa sezione è proporre degli argomenti da trattare in dei video appositi, nei quali verrà anche citato il nome del proponente dell'argomento stesso. Quindi ti do appuntamento sul forum e aspetto i tuoi suggerimenti. Bene, ed anche oggi sono molto contento perché insieme siamo riusciti a farla in barba a tutte le brutte notizie della settimana. Ma prima di chiudere questa ultima edizione del TG, ci tengo tantissimo a ringraziare Alessandro Zanardi per essersi abbonato al canale. E voglio ringraziare anche tutte le prime fasce blu che vediamo sui cappelli degli abbonati, che significa che sono abbonati da più di un mese. Detto questo, siamo davvero giunti alla fine e come sempre nel ringraziarti per aver visto anche questo video non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.